Ragazzi, buonasera. Buonasera. Buongiorno. Oh, buonasera. Vi ho detto buonasera. Voglio parlarvi oggi di un qualcosa che ci accompagnerà nei futuri viaggi. Lo prendo e vi faccio vedere. Ce l'ho qua sotto. Qualcosa che piace anche molto. È una cosa innanzitutto unica al mondo e l'hanno appena inventata, nel senso non vi faccio ancora vedere niente, è una scatola bianca. Mi avvicino. Vi parlavo del Antigravity A1. È un drone che registra e filma in o a 360 gradi, come la Insta360, e infatti l'Antigravity nasce da una collaborazione con la Insta360, filma addirittura in 8K, ha un visore futuristico molto ben fatto, un controller e il drone. Adesso apriamo la scatola e vi faccio vedere. Ragazzi, lo apro, vi faccio vedere cosa c'è nella confezione. Ovviamente io l'ho già aperto perché l'ho dovuto testare, ho dovuto configurarlo. Un aggiornamento di circa 30-40 minuti, si collega al telefono, ma piano piano vi faccio vedere tutto. Adesso vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Dentro la scatola c'è questa bellissima borsa e dentro questa bellissima borsa super comoda abbiamo il visore. Dopo vi faccio vedere le caratteristiche, vi faccio vedere cosa si vede all'interno, cioè cosa si vede indossandolo e accendendolo. Guardate che design. Il controller che vi dicevo, una bellissima custodia rigida per trasportare il drone. Vi dico subito una cosa che è importantissima: il drone ha dei piedini che si chiuderanno automaticamente quando atterrerà, ma quando lo dovete poggiare andranno aperti, sono qui sotto, lo vedete? Bisognerà aprirli perché questo drone ha due videocamere, una e l'altra è sotto. Toccherebbe chiaramente nelle superfici dove lo poggerete, dove deciderete di poggiarlo, e si potrebbe graffiare, quindi si aprono questi piedini e si poggia senza fare danni. Questo ricordatevelo. Poi come decolla si chiudono, come un aereo si chiudono i carrilli, ok? Poi abbiamo, questa è la batteria per poter accendere il visore, si collegherà attraverso questo cavo, un cavo che ha addirittura una sicura. A volte, sa, con gli spostamenti si può strappare, invece bisognerà schiacciare, vedete, i due pulsantini laterali. Questo si metterà al collo e alimenterà, abbiamo detto, il visore. E poi c'è un portabatterie e si possono caricare sino a 3 batterie. Queste adesso sono tutte e 3 cariche. Questa si metterà qua dietro. Hanno un touch screen e solo sfiorandole potremo vedere, grazie alle luci, quanto saranno cariche, vedete? E sono tutte e 3 carichissime. Oppure schiacciando il tasto laterale si accenderà e si potranno vedere. Anche da qui ci sono i livelli, ci sono gli indicatori e sono tutti e 3 al 100%. All'interno della confezione, all'interno di questa bellissima borsa, abbiamo batteria per alimentare il visore, il drone e un controller. All'interno di questa altra tasca abbiamo un cavetto per poter ricaricare eventuali batterie del drone, abbiamo un pannetto per pulire le lenti, vedete? E poi abbiamo eliche e anche il cacciavite per poterle smontare. Di ricambio. Sì, le eliche di ricambio ci sono qua, vedete? La bellezza di questo drone e l'unicità di questo drone
sono appunto che filmano a 360 gradi. Immaginatevi che il drone sia in alto, in volo stazionario, e noi possiamo guardare tutto intorno con il visore, tutto quello che ci circonda. Potremo registrare in 8K, 5.3K, 4K, cioè qualità totale. Abbiamo un'app che si interfaccia con il drone e grazie a una rete si possono scaricare, vedere ed editare tutti i video che si fanno. Adesso mettiamo una batteria dentro il drone, colleghiamo la batteria al visore e vi facciamo vedere il primo volo. Una batteria, come sempre e come tutte le batterie, sino a quando sentite il click. Togliamo la protezione. Il bello di questo visore, possiamo, grazie a queste manopoline, regolare sia per quanto riguarda le diottrie e sia anche la distanza, vedete che si sposta a destra e a sinistra, quindi per la comodità di qualsiasi persona. La batteria al drone da qui e possiamo indossarlo. Tutti i droni ormai hanno adottato questa strategia, un click e uno prolungato, vedete? E si accende. E qui forse potete già vedere che si sta avviando. Doppio click anche nel drone, uno, e doppio click anche nel controller. È molto semplice, io non sono un nerd, non sono un professionista, sono solo uno che filma, appassionato di queste cose, ma non sono niente di che, quindi è stato semplice per me, lo sarà anche per voi. Ci sono diversi tasti, ma è molto intuitivo, e poi comunque ci sono tutti i tutorial, adesso vi faccio vedere di cosa parlo. Antigravity A1 ci fornisce anche la pista di decollo e di atterraggio. È un tappetino che poi addirittura il drone riconoscerà per appunto l'atterraggio, basterà indicargliela quando adesso vi farò vedere all'interno del visore. La mettiamo in terra, mettiamo il visore, sistemiamo bene dietro, per una cicala. abbiamo i vari pulsanti, vi ho detto. Questo pulsante che ho cliccato a destra in alto apre un menu. Vedete che abbiamo un puntatore laser e questo schermo che potete vedere con tantissime opzioni. Questo è un tasto per il ritorno a casa, questo può seguire, si chiama Deep Track, è un tasto per poter seguire uno scooter, una macchina. Qua sono i tasti per poter decidere il ritorno a casa, l'altitudine prima di tornare. Ad esempio io l'ho impostato a 80 metri, salirebbe a 80 metri per poi tornare sino al tappetino che vi abbiamo fatto vedere. Altezza massima di volo 120 metri. Quando comportamento ostacoli, qua c'è il freno. Vedete, se clicco questa levetta nel controller si apre, c'è scritto freno, ignora, disattiva. Ovviamente lasciamo freno, quindi quando incontra un ostacolo frena. C'è il simulatore di volo per imparare a prendere confidenza appunto con questo drone. Ci sono due modalità di volo, si chiama una free motion e l'altra FPV. Con una addirittura solo muovendo la testa si fa andare il drone dove vuoi, e l'altro invece usando questo controller, cioè andando a destra, andando a sinistra, riesci a pilotare il drone. È molto semplice, io pensavo fosse realmente un po' complicato, invece è davvero parecchio semplice. E poi sotto tutte le impostazioni generali, appunto registrare in 8K, in 4K, e le impostazioni della videocamera, insomma c'è da divertirsi qua dentro. Adesso vediamo come decolla il drone. Abbiamo anche un tastino qua a sinistra, cliccando 2 volte si apre e si attiva questa videocamera che abbiamo qui sotto,
E adesso io praticamente vi vedo, quindi posso muovermi attraverso uno schermo, quindi vedo Davide qui, vedo signora Rita qui a fianco, e ricliccandolo invece torno nel menu, oppure torno a vedere quello che inquadra il drone. Adesso decolliamo e vi faccio vedere. Si manda 2 volte verso l'alto, 1, 2, e si attivano le eliche, e tenendolo premuto verso l'altro dovete avere sempre un operatore vicino, perché con il visore non vedete bene quello che dove mettete i piedi, può risultare pericoloso in una zona di montagna con delle pietre, dei muretti, quindi un operatore vicino vi aiuta senz'altro a pilotarlo. Clicchiamo il tasto di registrazione e proviamo a fare un piccolo volo insieme. Adesso saliamo di quota. Vedete che se io muovo la testa vedo tutto quello che vede il drone, e lo vede a 360 gradi. Guardate che meraviglia, guardate che bello questo lago. Quindi se io mi muovo e guardo in qualsiasi direzione, vedo dappertutto, e anche verso il basso il nostro campo. È pazzesco, è una cosa, una tecnologia incredibile. Apriamo il menu e abbiamo, come vi ho detto prima, la possibilità di fare diversi tipi di voli programmati. Ad esempio possiamo fare orbita, e cioè volerebbe intorno, vedete, con il cursore chiaramente bisogna prendere confidenza, ma voi pensate che l'ho aperto ieri per capire qualcosa e farvelo vedere, quindi in un giorno so volare, ho già capito tutti i tasti e tutte le opzioni. Grazie a queste batterie si può volare per 26 minuti, e sempre grazie a queste batterie lo possono usare tutti, anche chi non ha un patentino, perché rimaniamo sempre sotto i 249 grammi. L'Antigravity però vende anche delle batterie probabilmente ti consentono di volare 35 minuti, qualcosa del genere, però supererebbe quel peso e ci vorrebbe il patentino. Io adesso non so neanche come si chiamano, forse C1, non lo so, io non l'ho mai preso perché ho usato sempre droni sotto i 249 grammi. Adesso abbiamo aperto l'app e stiamo cercando di connettere tutti i dispositivi. Ovviamente i dispositivi devono essere accesi, quindi accendete il controller, accendete il visore e accendete il drone. Li ha riconosciuti tutti, vedete 1, 2, 3, connetti, connessione in corso. Eccoli qua. A questo punto senz'altro possiamo anche vedere SD del drone e occhiali di volo, memoria interna SD del drone. Grazie a una rete wifi possiamo vedere tutto quello che abbiamo filmato. Abbiamo tantissimi tastini, editing automatico, lo zoom, e vedete tutto quello che vedeva il drone. Io addirittura, vedete, posso girare, scorrere e guardare a 360 gradi sino a quando si forma chiaramente la sfera. Ci siamo trasferiti nello studio in post produzione, ragazzi, dobbiamo dire le ultime cose, trarre le conclusioni. Volevo aggiungere che potete benissimo scaricare anche l'app per Windows per poter editare e vedere i video. Entrate su Antigravity, su Antigravity Studio, aprite l'app, importate i video che avete precedentemente registrato, e poi grazie a questi pulsanti laterali potete vedere o visualizzare il video da tutti i tipi da tutte le angolazioni, inquadratura dall'alto, inquadratura
a sinistra, potete ruotare, comunque potete vedere a 360 gradi, come vi ho detto dall'inizio, l'unico drone che filma a 360, o il primo, sono stati i primi. Ragazzi, per concludere vi lascio in descrizione il link per l'acquisto. Sappiate che se acquistate dal mio link avete diritto anche a un caricabatterie rapido e per qualsiasi cosa potete scrivermi. E adesso facciamo dronare anche la signora provo Rita. anch'io, certo, è il mio turno. Grande Rita.